Oggi torniamo a esplorare la serie più dissacrante di sempre, un appuntamento che vi promettiamo che tornerà fisso alternandosi un mese sì e un mese no con la nostra rubrica di cinema. E come ci torniamo? Beh, con uno degli episodi più blasfemi che quei due geni degli autori abbiano mai partorito. Bloody Mary, un episodio controverso della nona stagione di South Park. I protagonisti Stan, Cartman, Kyle e Ike frequentano un corso di karate mentre il padre di Stan, Randy, si concede qualche drink. Durante la lezione, l'istruttore rimprovera Cartman per la sua mancanza di disciplina, evidenziando che la vera disciplina proviene dall'interno. E chissà, magari Cartman sta solo cercando di trovare la disciplina nell'ultima busta di patatine. Io sono disciplinato. Dopo la lezione, Randy, ubriaco fradicio, viene arrestato per guida in stato di ebbrezza e perde la patente. Costretto a svolgere servizi sociali e a partecipare a incontri di alcolisti anonimi, si convince che l'alcolismo sia una malattia dalla quale non può sfuggire, iniziando a bere ancora di più. Una vera e propria cura da alcolista, non trovate? Nel frattempo, una statua della Vergine Maria in una chiesa di Bailey inizia a sanguinare, non da dove ci si aspetterebbe, ma sì, il sangue scorre da lì. Questo attira una folla in cerca di miracoli e guarigioni, come se fosse il Black Friday per la fede. Randy, convinto che la statua possa guarirlo, si presenta al santuario e dopo aver litigato per entrare viene bagnato dal sangue sacro. È il suo momento di gloria. Dopo 5 giorni di astinenza dall'alcol si illude di essere guarito, ma ragazzi, non è esattamente una cura miracolosa, è più un sangue di gioventù versione sanguinante. Tuttavia, l'arrivo di Papa Benedetto XVI porta a una rivelazione. Il sangue proviene in realtà dalla vagina della statua. E qui ci si rende conto che non tutti i miracoli sono così miracolosi. Le perdite della vagina di una donna non sono un miracolo. Le vagine hanno delle perdite continuamente. Deluso, Randy torna al suo atteggiamento di impotenza e molti alcolisti in recupero lo seguono al bar. Ma Stan, seguendo il padre, gli fa notare che se Dio non lo ha aiutato deve trovare la forza per smettere di bere da solo. E se Dio non può aiutarlo, chi lo farà? Un barista? Alla fine Randy decide di non bere più e Stan sottolinea l'importanza di imparare a bere con moderazione anziché evitarlo completamente. Sì, perché alla fine smettere di bere non vuol dire diventare una asceta, ma trovare un equilibrio, magari una birra ogni tanto come premio per la disciplina. Bloody Mary, trasmesso il 7 dicembre 2005, il giorno prima della festa dell'Immacolata Concezione, ha suscitato molte polemiche anche per gli standard di South Park. La Catholic League ha chiesto scuse e ha richiesto che l'episodio non fosse più trasmesso né pubblicato in DVD. Anche un membro del consiglio di Viacom, che possiede Comedy Central, ha definito l'episodio un ritratto ripugnante e disgustoso della Vergine Maria. Parliamo di una reazione che fa sembrare i fan di Star Wars pacifici. Quando Comedy Central ha riproposto tutti gli episodi della nona stagione il 28 dicembre 2005, Bloody Mary non è stato incluso. Anche in Nuova Zelanda i leader religiosi hanno lanciato un appello contro la trasmissione dell'episodio, ma il canale ha deciso di andare avanti e ha registrato un ascolto record. Ma ehi, chi non ama un po' di controversia? Tuttavia, il successo ha portato a molte lamentele da parte del pubblico, con gente che si è sentita offesa come se avessero messo ketchup su un'opera d'arte. Ma l'episodio offre una critica all'alcolismo e alla percezione del potere personale. Randy incarna come la convinzione di essere impotenti possa diventare una scusa per continuare a bere. È come dire, ehi, se non posso controllare la mia vita, perché dovrei provare? Inoltre, il legame tra la spiritualità e le soluzioni rapide è evidente. Randy si rivolge a un presunto miracolo evidenziando come spesso si cerchino risposte esterne piuttosto che affrontare i propri problemi in modo diretto. La gerarchia religiosa rappresentata dal cardinale e dal papa viene messa in discussione, suggerendo che le interpretazioni religiose possono variare e che le autorità possono sembrare distaccate dalle esperienze quotidiane delle persone. Diciamo che se il Papa non può risolvere i problemi, chi lo farà? Un guru di Instagram? In conclusione, Bloody Mary è più di un semplice episodio controverso. È una riflessione su alcolismo, spiritualità e autorità. Attraverso la satira, Stone e Parker invitano il pubblico a confrontarsi con temi complessi e a riconoscere l'importanza delle proprie scelte nella lotta contro le sfide personali. Alla fine il messaggio risuona forte e chiaro: il potere di cambiare è nelle nostre mani e la crescita personale è un viaggio che richiede responsabilità e impegno. E chi lo sa, magari un giorno Randy riuscirà a godersi una birra in modo moderato, ma fino ad allora che ne dite di evitare statue sanguinanti?
Nel frattempo, mentre ci riflettete su, da parte di Alkil non possiamo che augurarvi buona vita a tutti.